fanciulli, buongiorno, bentornati in Islanda. Oggi il tempo è una chiavica, però vi racconto una cosa molto interessante. Vi parliamo delle grotte di ghiaccio del Vatnajökull. Allora, tanto per cominciare vi devo chiedere scusa per due cose. La prima cosa di cui vi chiedo scusa sono i capelli, però a forza di tenere questo berretto nella testa succedono anche di questi disastri, mica ci posso fare nulla. La seconda cosa di cui vi chiedo scusa è che questo video lo faccio oggi, in una giornata in cui il tempo è veramente orribile, sta piovendo come non so cosa da tutta la mattinata, invece di averlo fatto la settimana scorsa col tour precedente, che sono stati un po' più fortunati, c'era una giornata pazzesca. Ma ad ogni modo vi spiego che cosa stiamo facendo. Stiamo andando a vedere le grotte naturali di ghiaccio che si formano nei punti in cui il Vatnajökull, che è il ghiacciaio più grande d'Europa sicuramente e anche del mondo se si escludono l'Antartide e la Groenlandia, dicevo, le grotte che si formano quando questo ghiacciaio incontra la Terra. Nonostante noi siamo a bordo dei nostri mascolinissimi Defender con cui facciamo i nostri viaggi in Islanda, quanto sono maschi sti Defender, raga? O di più? Mille. Che dicevo, nonostante noi con queste macchine riusciamo realmente ad andare dovunque di cui abbiamo una diapositiva, per fare una gita alle grotte di ghiaccio quando piove così tanto, persino questi non bastano, perché bisogna guidare sopra il ghiacciaio. La settimana scorsa siamo riusciti a guidare sopra il ghiacciaio perché c'era sole e soprattutto c'era un po' di ghiaia sul ghiacciaio che permetteva anche a noi di andare sopra. È stata un'esperienza interessante a tal proposito, però oggi dobbiamo affidarci a un mezzo extra che andiamo a incontrare adesso nella famosissima laguna di Jökulsárlón. Come dicevamo, i nostri mezzi non sono abbastanza ignoranti, bisogna prendere uno decisamente più ignorante. Fammi chiudere, ok? Per farvi capire il rapporto dimensionale, cioè io sono quasi alto come una gomma di sta roba e vedete che ha le ruote chiodate perché il tragitto prevede di andare sul ghiacciaio. Ciao! Lui è Ragnar. Ragnar è un nostro amico che gestisce uno dei tour operator che organizza le escursioni alle grotte di ghiaccio, si chiama Blue Iceland. Il vantaggio di avere un amico locale è che praticamente ti sa dire quando è l'ora in cui ci sono meno gruppi di turisti che vanno, qual è il momento migliore in cui andare, e quindi sostanzialmente ci siamo dati appuntamento alle 4 del pomeriggio e adesso stiamo imboccando la strada sterrata che punta dritto verso il margine del ghiacciaio. How do you feel driving this kind of truck compared to Defender? This is not fair question. Defender or this one? I used to own Defender. I don't own this one. Of course I will go for the Defender. Defender ha un'anima. No, you're not ready. Do you know why you're not ready? No. You should have your hands up. That is the way. That is the way to have a roller coaster. Cosa divertente è che dopo aver passato praticamente il Rio delle Amazzoni, solo adesso ha deciso di mettere il 4x4. Stiamo praticamente guidando esattamente sopra il ghiacciaio. Sembra di essere sulla Luna, se solo non fosse che sulla Luna in teoria non ci dovrebbe essere acqua, ma per il resto penso che ci assomigli molto.
siamo arrivati praticamente all'imbocco delle caverne. Ragnar ci ha dato i caschi e i ramponcini perché diversamente non è possibile fare questo tipo di attività, perché la caverna è bassa e si batte la testa e soprattutto si deve camminare sul ghiaccio. Questo è il rampone, come vedete ha una parte frontale indicato dal talloncino blu che indica anche la misura, e questo è il posteriore. Si inserisce sulla punta dello scarponcino, si porta da dietro, si tira ed eccolo già agganciato, pronto per l'escursione. Una cosa interessante è che lungo tutto il tragitto per arrivare in qua abbiamo visto un sacco di mezzi di soccorso, perché praticamente è da ieri che ci sono 4 alpinisti dispersi sul Vatnajökull. La cosa interessante è che nessuno ha lamentato la loro assenza, quindi non è che è partito un allarme, semplicemente loro si sono accorti che c'era una macchina parcheggiata lì da un giorno e di default hanno fatto partire un'operazione di soccorso, indipendentemente dal fatto che questi magari stanno benissimo perché pianificavano di stare là 3 giorni. Loro la fanno partire comunque perché il ghiacciaio è un posto che ha milioni di posti pericolosissimi e siccome questi non hanno comunicato a nessuno il loro itinerario, non si sa che fine abbiano fatto. Sono avanti, Ok, siamo arrivati all'imbocco delle grotte di ghiaccio. Questo è il margine del Vatnajökull e là c'è la grotta. Praticamente c'è solamente il nostro gruppo. Ciao! C'è solo un intruso. Dov'è Wilson? Wilson! Per farvi capire quanto in fretta cambiano le condizioni del ghiacciaio, questo fiume qua la settimana scorsa non c'era. Bastano 2 giorni di pioggia e qui si riempie tutto quanto di acqua. La grotta principale, che è la Crystal Cave, quella più famosa, è allagata e non ci si può andare. Veniamo qui in questa grotta qua che si chiama Anaconda, che è un po' più piccolina ma più sicura. Questo è l'ingresso della grotta Anaconda, si chiama così perché ha la forma di un serpente. Bisogna abbassarsi perché è bassissimo, però i colori qua dentro sono spaziali veramente. Questo è quello che si prova stando sotto la calotta glaciale del Vatnajökull. È incredibile, quello che vedete è tutto vero, non c'è Photoshop, non c'è fotoritocco, non c'è trucco, non c'è inganno. Quello che riprende la macchina fotografica è quello che vedete. Ora sono rimasto da solo perché il mio gruppo è andato un pochettino avanti ed è incredibile sentire nel silenzio i rumori dell'acqua, del ghiacciaio che lentamente si scioglie. Oggi ci sono 8 gradi, fa piuttosto caldo, sta piovendo e il ghiacciaio lentamente si sta sciogliendo. Ovviamente questa escursione si fa in sicurezza perché le guide controllano ogni santo giorno cosa succede al ghiacciaio, i suoi movimenti e se è sicuro o no fare queste escursioni. Per questo non le dovete per nessun motivo fare da soli. Con la grotta Anaconda abbiamo finito ed è ora di andare fuori a rivedere le stelle. Vorrei fare 2 piccole riflessioni sull'escursione alle grotte di ghiaccio. Molti pensano che queste escursioni siano molto care perché in effetti si pagano qualcosa come 180-200 euro a persona per una breve durata, ma la realtà è che il lavoro delle guide non è quello di prenderti e portarti a vedere una grotta, ma è quello di ogni giorno cercare i posti sicuri, cercare i sentieri, andare a costruire le strade con cui arrivare sul ghiacciaio con i mezzi con cui siamo arrivati, verificare le condizioni di sicurezza, controllare che tutto quello che facciamo venga fatto senza nessun rischio. E per questo ci sono un sacco di ore di lavoro che qualunque turista non vede, per cui è normale, cioè non prendete a male il fatto che queste escursioni possono essere un po' più care della media, perché questi uomini fanno un lavoro veramente enorme. La seconda riflessione che faccio riguarda puramente il ghiaccio, cioè il fatto che, come tutti noi sappiamo, i ghiacciai nel mondo si stanno ritirando. Il Vatnajökull regredisce di 30 metri all'anno. Io ricordo la prima volta che venni in Islanda, ormai 7-8 anni fa, e ricordo alcune lingue glaciali che ad oggi non si vedono più e altre che al tempo erano quasi a ridosso della Ringvegur, oggi sono 100 metri indietro. Ad esempio, una delle lingue glaciali più popolari, che è Svinefjäll, secondo i calcoli più recenti sembra che sparirà nel giro di 3 anni. Questo è uno dei motivi per cui vi consiglio di venire a vedere questa bellezza e fare queste esperienze fin tanto che Madre Natura ve lo concede, perché poi spariranno.
Insomma, questo è tutto per l'esperienza delle grotte di ghiaccio. È stata un'esperienza bellissima che mi sento di consigliare a chiunque, perché è qualcosa di irreale, cioè ti trovi sotto questa grotta con i colori blu, azzurrino, blu scuro, ceruleo, tutte le sfumature di blu che potete immaginare, e soprattutto è un paradiso per fotografi, perché molti di questi colori che vi ho descritto a occhio nudo non sono realmente visibili perché nella grotta è troppo buio, ma grazie al beneficio delle lunghe esposizioni possiamo permetterci di scattare delle foto così. Di riuscire a vedere e documentare dei colori che ci sono in realtà, ma che purtroppo sfuggono ai limiti dell'occhio umano. E quindi ancora una volta la macchina fotografica è uno strumento che ci insegna a vedere senza una macchina fotografica. Nota a margine per finire il video: il giorno dopo ho chiamato Ragnar e ho chiesto se avessero poi trovato questi escursionisti per cui si era mobilitato tutto il rescue team della costa sud islandese. Ecco, li hanno trovati, non stavano male, non erano in pericolo di vita, però erano dispersi nel ghiacciaio, completamente fradici, perché ovviamente sono partiti a fare l'escursione in un momento in cui tutti davano pioggia per 3 giorni. Vatti a aspettare che poi piove per 3 giorni. Ed erano veramente molto contenti di incontrare i soccorritori. Però voglio fare 2 considerazioni. La prima è il sistema di soccorso islandese, che si è mobilitato senza ricevere un allarme e senza che ci fosse una segnalazione di assenza. Loro hanno visto una macchina parcheggiata da un giorno, sono risaliti a chi l'ha noleggiata tramite la polizia, hanno chiamato i familiari che sapevano che questi andavano a fare una gita sul ghiacciaio, però nessuno sapeva dove, come e quando, e quindi di default hanno fatto partire le ricerche. Ed è stato questo che ha permesso di trovarli ancora sani, non assiderati, in vita e pronti a poter raccontare ai loro amici quanto è grande la cazzata che hanno fatto. Il che ci porta alla seconda considerazione, e cioè quanto devi essere deficiente per metterti a camminare su un ghiacciaio che non conosci, in un paese che non conosci, perché questa era la prima volta che andavano in Islanda, il che è stato uno degli elementi chiave per far partire il soccorso precoce, perché i soccorritori sapevano che questi andavano in un territorio che non conoscevano. Fossero stati islandesi esperti, magari aspettavano ancora un giorno. E non solo, decidi di fare tutto questo in un giorno in cui qualunque previsione meteo dice che per i prossimi 3 giorni non farà altro che piovere, e ti metti su un ghiacciaio con la visibilità a 50 metri dove diluvia 24 ore. Ma io non lo so, però chiunque di voi va in montagna sa benissimo che questo genere di comportamento sta alla base della maggior parte delle notizie che vedi al telegiornale, tipo morto sciatore, morto alpinista, travolto da una valanga, caduto in un crepaccio, eccetera eccetera. Ora, non c'è niente di più bello che andare nella natura, fare un qualcosa di un pochino estremo magari, però un filo sopra le righe, ok, ci sta, qualche rischio calcolato è bello prenderselo ogni tanto, ma per quale motivo uno deve andare incontro a una morte da deficiente, rovinando la vita a tutte le persone che ti vogliono bene, a quelle che si preoccupano per te, alla tua famiglia, alla tua moglie, tua fidanzata, ai tuoi cari, ai tuoi amici? Cioè, perché devi fare una roba del genere? Quindi, laddove mai questo video servisse a qualcosa, visto che mi è capitato di vedere questa situazione, posto che dobbiamo morire tutti prima o poi, ricordatevi che morire da deficienti non è una cosa da fighi, è una cosa da deficienti. Fine. Quindi se tra di voi c'è qualcuno che ha la passione dell'alpinismo, dell'andare sui ghiacciai, andare a fare sci alpinismo, eccetera eccetera, quando partite almeno avvisate qualcuno, almeno dite che percorso state facendo. Guardate ste benedette previsioni meteo, siamo nel 2017, porca miseria! E ricordatevi che se voi siete dei deficienti, magari non lo sono tutte le persone che vi vogliono bene. Ecco, questa è la cosa più importante. Detto questo, se anche voi siete stati nelle ice caves del Vatnajökull e avete qualche impressione, qualche commento da darmi sulla vostra esperienza, scrivetelo pure qua sotto, che è un piacere condividere tutte queste cose belle. Mamma quanto è bella la natura! Ciao!